e la Francesca hanno bucato. Siamo a 3 km dal confine. Spostato il peso indietro e adesso dobbiamo capire che fare. I need compressor. What is your country? Italia. Paolo Rossi. Si va Paolo Rossi. Nella free zone del confine iraniano troviamo i consueti angeli del viaggiatore, che questa volta sono dei vigili del fuoco, che dedicano 3 ore ad aiutarci. Merci! Sì! Bye bye! Che meraviglia di popolo gli iraniani, tutti a darci una mano, gentili nel miglior modo che potete immaginare, e mi dispiace davvero tanto di lasciare questo paese. Adesso facciamo il controllo dei passaporti. La moto segna 49 gradi. Siamo usciti dall'Iran e siamo davanti al confine iracheno, al cancello, e ci hanno detto che è chiuso per pranzo. Non avevo mai sentito in vita mia che il confine chiude perché un povero scemo ha deciso di andare a pranzo e quindi chiude in ferriate. Forse dopo un'ora e mezza siamo fuori. Non penso proprio. È peggio del Pakistan come burocrazia. Italia. Yeah, it's my wife. Questo è stato in assoluto il peggior confine che abbiamo mai fatto in vita mia. Ur, come tutte le città-stato di epoca sumera, parliamo del quarto, terzo e secondo millennio avanti Cristo, hanno combattuto con tutti i regni vicini, soprattutto con Elam. Ma questa ziggurat è qualcosa, nonostante sia stata ricostruita, incredibile quanto questo luogo, più di tantissimi altri, rappresenti, in inglese è Cradle of the Civilization, il crogiolo della società umana. Tutto quello che siamo è partito in realtà da qua. Scrittura, l'alfabetizzazione, la società moderna è nata in questa terra. La ziggurat ha 5.000 anni, è stata costruita in più epoche, perfezionata durante la terza dinastia di Ur, alla fine del terzo millennio, quindi parliamo del 2100-2300 avanti Cristo, ed è un po' quasi parafrasando molto da vicino Napoleone dire: ragazzi, da lassù 5.000 anni di storia mi stanno osservando. Where pretty girls are, well, you know that I'm around. I kiss them and I love them, cause to me they're all the same. I hug them and I squeeze them, they don't even know my name. They call me the Wanderer, yeah, the Wanderer. Siamo appena passati le mura esterne della città, passando sotto la replica spaventosa della porta di Shtar. Babilonia è, a parte città biblica, non è presente? Babilonia, così dice Babilonia, crollerà la città del peccato, no, la città biblica del peccato, era la capitale dell'impero caldeo, ovvero dell'impero neobabilonese, che ha conquistato tutta la Mesopotamia, più o meno, estendendosi anche fino al Medio Oriente, nella prima metà del primo millennio avanti Cristo. Questo vuol dire che si è espanso dal 800-900 fino al 600 avanti Cristo, famosa soprattutto per essere stata una delle più grandi importanti metropoli di tutta la Mesopotamia. Però tante volte non ha senso andare in un posto per vedere solo le cose, ma è bello andarci per il significato che ha quel posto geografico sulla mappa. Come il Castello degli Assassini. Come il Castello degli Assassini, che è un cumulo di fango e 2 pietre messe in croce, però c'ha un significato evocativo. Siamo a Babilonia. Vogliono convincere ad andare a vedere il palazzo di Saddam Hussein e io non so se ne ho voglia. Benvenuti a Baghdad. But I'm going nowhere. Oh yeah, I'm the type of guy that likes to roam around. I'm never in one place.
chiama lo Shabandar Café nel cuore di Baghdad, già centro di incontro di intellettuali e perdigiorno vari. All'ingresso trovate il cassiere che guarda tutti comunque. Una certa noncuranza, ormai qui da molti anni. Questo bar è stato vittima di un attentato da parte di un kamikaze nel 2007. Dopo tutti i 30 anni di guerra appena trascorso alle spalle, è stato riaperto da dei ragazzi giovani e qui si possono vedere 1000 foto appese di vecchia storia sulle pareti. Persone, gli avventori bevono tè zuccheratissimo e fumano narghilè. In mezzo alle immondizie, i campi da calcio, si riesce a vedere l'arco di Ctesifonte. Nonostante tutta quest'area sia un immondezzaio completo e il sito sia chiuso per restauro, però si riesce a vedere nei suoi 40 metri l'arco della capitale sassanide. Tutta quest'area qua dove stiamo camminando anche noi è in realtà il sito della capitale sassanide Ctesifonte, una delle città più evocative, più importanti, fra l'altro anche della nostra storia. Bandiere Fortino Curdo. Stiamo per entrare in Kurdistan iracheno. Sulemanie. Why are you going to Suleimani? Tourism. Tourism. Where are you coming? From Baghdad this morning. From Baghdad? Yeah. We enter in Basra. We have the visa. After Suleimani, you going to Erbil? Yes. After that, you going to Turkey? Turkey. We go home. Success. Good luck. Davanti c'è Youssef con la sua Africa Twin del 93, bellissima, e l'altro suo amico che adesso ci raggiunge, e fanno parte del gruppo dei bikers della zona. Belle qua le montagne, Thank you! Vai! Bella questa strada, tutta curve. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me.
scopriamo la cartina dell'Iran. Qua Oggi vi porto con me nelle vie di Kashan per visitare le antiche tradizionali case persiane. They stand empty, dear. My lips spread to whisper clear all the words. Change is inevitable, my young love. And as the past moves on, here it never goes. ci troviamo a Yazd, nella grande moschea della congregazione, che è una delle moschee più belle in assoluto di tutto l'Iran. Questo è il cortile interno, questi sono i due altissimi minareti. La moschea è del XIV secolo, di epoca ilkhanide, e secondo me è uno dei capolavori dell'arte islamica in Iran e dell'Iran in generale. Siamo nella moschea di Aka-Bozorg del XVIII secolo, quindi 1700, ed è uno dei capolavori di Kashan, restaurata più volte, però comunque è diversa da quasi tutte le, se non da tutte le moschee che si trovano in Iran, soprattutto perché ricorda anche molto una casa tradizionale, per il fatto che ha comunque il giardino e il cortile con la fontana sottoterra, perché siamo, quello lì è al di sotto del livello del terreno circostante, e la Masrada, cioè la scuola coranica, è tutta intorno sotto il livello del terreno, con l'Iwan principale, che è questo qua, e i due minaretti. Tra l'altro si vedono le due torri del vento, una e una 2, che servivano a incanalare l'aria e farla passare sopra l'acqua per raffrescare tutta la Masrada, la scuola. Tante volte non serve essere estremamente elaborati per essere raffinati, e questo posto secondo me è stupendo perché ha un livello di raffinatezza enorme, anche se non ha tutti quei mosaici o quelle piastrelle decorate che ci sono tipo a Isfahan o anche a Tabriz o Yazd, però ha un livello di raffinatezza pazzesco. Questa roba no! Non vedo niente! È una nuvola di sabbia! Scusa, non l'ho fatto apposta, perché io non potevo rallentare su quella sabbia là. Ma io sono d'accordo, ma tu non hai idea di cosa mi hai fatto. Dovresti vedermi. Sono pieno di polvere. Tu non hai... cioè, riesci a vedermi? No! No, bellissimo! I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Siamo a Ser Yazd, una delle grandi fortezze caravaniere del 500-600 d.C. di epoca sassanide. Questa era una fortezza di deposito, ovvero tutte queste casette qua, che non sono case, sono celle dove i mercanti mettevano dentro il grano, le spezie, gli oli. I could use just a little bit. You can't start a fire
You can't start a fire without a spark. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. Vedo degli altri da I'm sotto. just living in a Salami. dump like this. There's something happening somewhere. Italia. Baby, I just know this. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke, here's some wine, and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laughs on me. Stay in the streets of this town, and they'll be carving you up alright. Say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast star tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. E con questa vista di C'è Bam, poco da fare, che è uno dei posti più belli che avevo mai visto in vita mia. salve. È incredibile. È Niente, stupendo. cosa si può dire di questo posto? È un sito antichissimo, cioè il luogo è veramente abitato dal 4000 a.C. perché è un'oasi in questo deserto fuori di testa. Siamo proprio alla soglia del deserto di Lut ed è molto bello che lo stiano mettendo a posto. Poi vabbè, è stato abitato fino a 150 anni fa la parte interna, perché dopo naturalmente aveva perso la sua funzione militare e di approvvigionamento per gli eserciti che transitavano di qua. Però comunque mantiene un fascino incredibile dovuto alla dimensione che ha, che è veramente colossale. E Bam è il nostro giro di boa. Sì, ho detto a Francesca che è il momento, sono un po' stanchino, è il momento di tornare a casa. Come era Forrest Gump. Poi abbiamo fatto 9.510.000 km per arrivarti qua, sono tanti. Sono 50 giorni che siamo in giro. 57, comunque quasi 60 giorni, per cui quasi 2 mesi che siamo a trotto e dovrei tornare.